Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend ovviamente. Prima di cominciare questo contenuto, le ultime in casa Napoli da Castelvolturno, come sta il Bologna? Missione inglese per quanto riguarda il nostro direttore sportivo Giovanni Manna, c'entra anche Osimhen, facciamo il punto della situazione, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, le raccomandazioni sono sempre le stesse. Se vi piace il contenuto, un bel like, così diamo anche una mano all'algoritmo. E partiamo un attimo da questa situazione inglese del nostro direttore sportivo e poi ci soffermiamo su Bologna-Napoli e le ultime di formazione per quanto riguarda sia noi che loro. Si legge Manna in missione in Inghilterra per sondare il territorio, per mettere le basi per futuri acquisti. C'entra anche Osimhen, anche perché nelle ultime ore, negli ultimi giorni, rimbalza continuamente questa notizia. C'è la Juve, c'è il Manchester United che dovrebbe far partire sia Højlund che Zirkzee. Ovviamente può darsi che nell'operazione Osimhen, nel caso possa concretizzarsi la situazione Manchester United, venga inserita una contropartita. Se proprio il Napoli dovesse accettare questa situazione, mia personale opinione, accetterei solo Højlund per quanto riguarda il ritrovare un calciatore che poteva essere un crack e non lo è diventato. L'Atalanta a suo tempo, secondo me, ha fatto molto ma molto bene a venderlo, perché quando si presentano squadre che ti danno tanti soldi, anche se hai un calciatore di prospettiva che potrebbe essere poi un valore aggiunto negli anni, devi decidere. E sono d'accordo con la situazione nell'averlo poi piazzato e venduto in Inghilterra. Si è rivelato lì un flop, ma il Manchester United rientra in una condizione molto ma molto strana negli ultimi anni, e quindi potrei solamente accettare forse Højlund come contropartita, anche se dal mio punto di vista sarebbe meglio trovare la squadra che ti paga ciò che chiedi per poi investire su quello che più diciamo farebbe comodo in casa Napoli e quello che vorrebbe Conte. Poi se al nostro mister andrebbe bene anche la contropartita, vorrà dire che noi staremo qui ad attendere il ritrovare un calciatore che in quel di Bergamo fece ma molto bene. Detto questo, c'è la Juve che si affaccia e continua ad affacciarsi per l'attaccante nigeriano. Non credo che sia una situazione che vada in porto per quanto riguarda l'ingaggio che poi si chiede. La Juve potrebbe tranquillamente togliere Vlahovic, vendere Vlahovic e quindi risparmiare quei 12 milioni che prende all'anno, darli al nigeriano, accordarsi con il Napoli per quanto riguarda sicuramente i quattrini e avrebbe fatto il colpo in attacco. Ma io sono più che sicuro che il nigeriano scelga la Premier o qualche altra squadra che comunque gli possa garantire al 200% uno stipendio molto ma molto alto, perché poi l'abbiamo visto, si sono impuntati anche in casa Napoli proprio su quella di situazione, e non credo che in Italia in casa Juve ci si possa sbilanciare di questa maniera. Ma le vie del Signore a livello economico e a livello di monte ingaggi, debiti eccetera eccetera in Italia sono infinite, mai dire mai. Detto questo, le ultime in casa Napoli e vediamo come sta il Bologna. Antonio Conte contro il Milan è tornato al 4-3 con ottimi risultati. Il tecnico confermerà questo assetto tra i pali Meret, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo, Olivera, in mezzo Rachmani e Buongiorno. A centrocampo torna McTominay con lo stato influenzale che l'aveva costretto al forfait. Completano il reparto Lobotka e Anghissà, anche se Gilmour è in grande spolvero e insidia una delle due mezzali. Davanti, insieme a Lukaku e Politano,
si va verso la conferma di David Neres. C'è l'opzione Raspadori per poi poter passare ad un 4-4-2 a partita in corso, ma Raspa è molto dietro nel ballottaggio. Sensazioni positive per la convocazione di Spinazzola. Giochiamo anche lunedì, quindi 24 ore in più in questo momento possono far molto ma molto comodo al Napoli per ritrovare anche il nostro Spina. Le ultime sul Bologna. Vincenzo Italiano darà fiducia in gran parte agli uomini del successo in Coppa Italia, dunque 4-2-3-1 con in porta il ballottaggio Skorupski-Ravaglia. La linea di difesa a destra presenta Olm dopo lo stop di Calabria, a sinistra Miranda, al centro si candida Casale per affiancare Beukema. In cabina di regia gira il duo Ferguson-Freuler, batteria di trequartisti composta da Orsolini, Odgaard e Ndoye, occhio a Cambiaghi che scalpita e può scavalcare lo svizzero. Per il ruolo di centravanti Castro è tornato ad allenarsi in gruppo ed è favorito su Dallinga. Quindi Skorupski, Olm, Beukema, Casale, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Ndoye, dietro Castro probabilmente favorito, almeno a quanto ci dicono, 55% Castro e 45% Dallinga, ma mi soffermo sulla situazione in casa Napoli, Gilmour, Anghissà, perché da Castelvolturno ci fanno sapere poi come sono andati gli allenamenti, come diciamo si sta svolgendo in casa Napoli la preparazione della partita. Che si giochi nel fraseggio, che si cerchino le percussioni, che si vogliano coprire le linee di passaggio, che si tenti di infilare un granellino di sabbia nel meccanismo perfetto di Italiano, si dovrà meditare, scrive quest'oggi il quotidiano La Gazzetta dello Sport, in merito al nuovo ballottaggio tra Gilmour e Anghissà, rientrato con il Milan dopo l'infortunio. Ma chi gioca? Ieri Conte si è industriato per arricchire le proprie osservazioni, le ha riempite un po' di Anghissà e un po' di Gilmour, ha sviluppato anche tanto 4-3-3 e non si è negato sicuramente ad altro. Anghissà dovrebbe essere favorito 51% contro il 49% di Gilmour. Noi abbiamo affrontato anche questo discorso nell'ultimo contenuto che trovate ovviamente sul canale. Io per quanto riguarda l'aspetto tattico della partita preferirei Gilmour per la rottura delle linee, la pressione del Bologna nel caso ti viene a prendere alto. Gilmour verticalizza e vede comunque la linea di passaggio molto prima di Anghissà, ma questa non è una situazione che porta Anghissà ad essere uno scarsone, l'ho già detto nel video che trovate sul canale. Preferirei lo scozzese per verticalità e per intuizione, almeno quando il Bologna è in condizione nella prima frazione di gioco, poi calano un tantino, calerà anche il Napoli per quanto riguarda l'aspetto fisico. Dopo aver giocato 60 minuti tutte e due le squadre comunque perdono alcuni colpi. Anghissà ce l'hai ed è un ottimo innesto a partita in corso in questo momento e col Bologna, per amor di Dio. Non sto dicendo che Anghissà ha perso la titolarità, capitemi bene, perché non voglio poi essere frainteso. Però per quanto riguarda la partita contro il Bologna, io userei, anche se userei è un termine che a me non piace, punterei, ecco, sullo scozzese che è in grande spolvero e, a quanto abbiamo visto nei dati nell'ultima uscita del Napoli, ha corso più di tutti, quasi 13 km con l'assist per Lukaku, e ha fatto comunque una grandissima partita, al di là di quell'errore che ancora diciamo davanti agli occhi. Eravamo in ripartenza e comunque poteva servire Lukaku sulla destra, Gilmour preferì poi darla a sinistra, perdemmo il possesso e quant'altro. Ci sta in una partita dove tu hai corso tantissimo, ci sta in un match dove il Napoli comunque in quel frangente era arretrato un tantino, c'era un po' di confusione, il Milan che stava facendo la partita. Io non mi priverei dello scozzese. Poi sono i calciatori sui quali il Napoli costruirà il futuro, anche perché leggiamo tantissime cose per quanto riguarda Frank, andrà via, non andrà via, è l'ultima stagione, non è l'ultima stagione.
Quindi approfittiamo anche di queste 8 partite nello sfruttare praticamente tutti, così come aveva detto Conte a fine partita contro il Milan: esce Lobotka, fai le sostituzioni, perdi qualità, comunque diventa più difficile. Speriamo di avere tutti a disposizione. Questo era il mantra del post Milan. Adesso ci siamo e abbiamo tutti a disposizione. Rientrerà, a quanto abbiamo letto, anche Spinazzola, e quindi puoi tranquillamente sbizzarrirti a livello tattico nell'affrontare un Bologna che è sì in condizione, ma noi siamo lassù. Da inizio stagione che siamo lassù, non è che ci siamo arrivati adesso, siamo a 3 punti dall'Inter, siamo stati primi in classifica per un bel po' di tempo. Non dobbiamo sicuramente fasciarci la testa prima di giocare in primis, e poi dobbiamo far valere le nostre convinzioni e il cammino che abbiamo fatto, perché è tutta farina del nostro sacco, non del mio, ma del sacco di Antonio Conte e i calciatori, ed è il Bologna a dover, diciamo, sentire molto l'avversario per quanto riguarda la caratura dello stesso. Viene il Napoli a Bologna e non dobbiamo pensarla che siamo noi ad andare a Bologna, partita complicata, siamo tutti d'accordo, ma dobbiamo fare il nostro e possiamo portare a casa i 3 punti se restiamo concentrati per 90 minuti. Il mio pensiero resta sempre lo stesso, quello del video ovviamente scorso. Dobbiamo restare 90 minuti sul pezzo cercando di tenerli lontani dalla nostra area di rigore, aggredendoli nella loro metà campo. Serve fiato, serve condizione fisica e mentale, e attenzione totale per quanto riguarda l'aspetto difensivo. Cosa mi aspetto da questo Napoli nelle prossime 8? Mi aspetto di ritrovare quella convinzione a livello difensivo e diciamo compattezza, ecco, a livello difensivo, che ci ha visti poi non soffrire, pur avendo squadre che venivano ad affacciarsi nella tua metà campo, non riuscendo però ad arrivare in area di rigore perché eri talmente compatto e davi l'impressione che venivano a sbattere contro un muro. Questo mi aspetto, perché questo andazzo 50 e 50, un tempo non un tempo, a livello difensivo comunque barcolli un tantino, qualche errore c'è stato. Bisogna assolutamente migliorare ed essere perfetti in partite del genere. Fiducia al mister, fiducia al Napoli, forza azzurri, noi siamo tutti con voi, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!